Bentornati ragazzi sul mio canale. Ieri mattina pianificavo il video dei 20.000 iscritti e ci troviamo oggi a 20.241. Se ne è iscritto un altro un attimo fa. Ragazzi, c'è qualcosa che non va, ma io lo so cos'è. L'aumento delle bollette, le materie prime che cominciano a scarseggiare, stanno spingendo tanti del canale a desiderare di produrre la propria corrente, perché questa, chiamiamola, questa reale crisi energetica mondiale fa provare il desiderio di produrre la corrente e non è facile. Ecco perché c'è bisogno di cultura e vi invito a seguire il canale. Attraverso le vostre domande, attraverso i messaggi che mandate, attraverso i webinar che sto facendo face to face con chi di voi ovviamente gradisce farli, ho capito che ci sono ancora tante discrepanze, ma è normale perché non tutti sono laureati in ingegneria elettronica o perlomeno perito elettrotecnico, ma il punto è che si può imparare, però bisogna andare gradualmente a risolvere quelle che sono alcune idee personali, alcuni errori, alcune convinzioni, oppure chiaramente e normalmente una carenza di cultura specifica del tema elettricità ed elettronica. Ora, una cosa molto importante, alcuni di voi hanno definito nei messaggi, mi scrivono simpaticamente: Gianni, quando esce la tua prossima puntata? Non viene chiamato più video. Questo ha un significato molto profondo, perché la puntata più importante di un video sembra quasi che voi vogliate seguire delle puntate culturali progressive. Ebbene, questa è la mission del canale, ragazzi, aiutarvi progressivamente ad analizzare tutto lo spettro dell'energia fai da te, che va dal fotovoltaico all'idroelettrico e all'eolico, al geotermico, alla coibentazione e quant'altro. Vedremo il futuro cosa ci riserva. I 250 video che erano diventati 200 sono ancora saliti, quindi è tutto pronto. Andiamo ovviamente progressivamente perché richiede veramente tanto tempo, energia, spiegazioni e poi anche aggiornamenti. Ora, in questa puntata sono 20.241 iscritti e vi ringrazio, grazie veramente. Andremo ad analizzare quelle che sono delle problematiche importanti miste, alcuni errori, alcuni pensieri errati, alcune convinzioni che poi nella realtà pratica non sono attuabili. Sarà un video molto interessante perché saranno tanti piccoli aspetti, tante cose anche che ho detto nei video che devo spiegare meglio per evitare dei misunderstanding, perché nei webinar che faccio o nei messaggi capisco che a volte l'interpretazione delle cose che dico prende una linea diversa da quella che è quella reale. Quindi andremo a chiarire questi aspetti. Come al solito, ragazzi, iscrivetevi al canale e buona visione. Voglio iniziare subito col parlare di un errore che ho visto essere abbastanza comune su quelli che non sono esperti nel fotovoltaico. Innanzitutto chiedo anche pazienza ai più esperti, perché alcune cose che vedrete scontate per altri non lo sono. Molti dicono: ho un tetto di 50 metri quadri, quanti pannelli da 250 watt ci stanno? A questo punto, dopo aver fatto i calcoli, dicono: allora li compro da 400 watt, così nello stesso spazio avrò molta più energia, quasi il doppio. Ebbene ragazzi, non è così, perché quando aumentano i watt aumenta la dimensione del pannello. Il sole scarica sulla Terra 1000 watt al metro quadro, è tantissimo, ma la scienza umana è riuscita a prelevarne tra il 15 sui policristallini e il 21% tra i monocristallini, 15-18, 18-21. Questo è il range, c'è quel 2, 3, 4% in più sul monocristallino, l'abbiamo già analizzato in un altro video. Ora, con questa piccola percentuale in più, 15-18 e 18-21, capite che noi riusciamo a fare di un metro quadro da 150-180 watt per il policristallino a 180-210 watt per il monocristallino. La dimensione è leggermente a vantaggio del monocristallino, ma se compro un monocristallino da 200 watt sarà un metro quadro, un monocristallino da 400 watt sarà 2 metri quadri. Questo è importante per non fare errori nell'acquisto. Quindi sappiate che quando avete un tetto e volete coprirlo di 3 kW,
qualsiasi pannello andrete a scegliere avrà una dimensione proporzionale. Quindi per aumentare la potenza di un tetto andrà aumentata la superficie. Non pensate quindi, e concludo questo piccolo argomento, che 250 watt, allora prendo un pannello da 400 watt, così nello stesso spazio ho quasi il doppio di energia. No, per il doppio di energia ci vuole il doppio dello spazio. In questo modo già sapete e avete capito che non è una questione di pannello più potente o meno potente, ma è una questione di pannello più grosso o meno grosso. Per farvi capire bene come la dimensione cambia rispetto alla potenza, ho fatto questo semplicissimo grafico. Se abbiamo un pannello da 200 watt, compriamo un pannello da 400 watt, ebbene sarà il doppio. Quindi anche sul tetto, se abbiamo questa metratura, possiamo scegliere se usare 2 pannelli da 400 watt o 4 pannelli da 200 watt. Avremo sempre 800 watt su ogni stringa. Ma non possiamo e non esiste comprare pannelli più potenti pensando di risparmiare dimensioni, perché questo è proporzionale a quello che il Sole rende sulla Terra, ovvero 1000 watt al metro quadro. Un altro errore comune che si può fare riguarda la differenza tra le batterie al piombo e le batterie LiFePO4. Molti pensano che le batterie al piombo siano più economiche, no? Non posso ancora approcciare le LiFePO4 perché costano troppo. Ebbene, dobbiamo comunque brevemente, perché questa sarà una puntata mordi e fuggi su tanti aspetti importanti, dobbiamo analizzare brevemente una cosa. Le batterie al piombo costano meno apparentemente. Perché? Vogliamo considerare 2 fattori fondamentali. Il primo è la longevità. Con una batteria al piombo, al gel, che dura 2, 3, 4 anni, poi veramente cala in capacità residua fortemente, oppure acido libero piuttosto che AGM, non riusciamo mai ad andare oltre 3 anni mantenendo la qualità, anche 2, e a 5 raramente, dove già abbiamo scoppiato le batterie. Invece con una LiFePO4, se la usiamo al 90% di carica e al 10% di carica residua, cioè in questo range, durano 10 anni, ovvero dopo 10 anni abbiamo ancora l'80% della capacità. Quindi arriveremo a 15-20 anni prima di scendere al 30, 40, 50% residuo. Quindi se io compro una batteria piombo da 200 Ah, è uguale a una batteria LiFePO4 da 100 Ah. Perché? Perché le piombo posso usarle al massimo al 50%, ma le LiFePO4 al 100%. Ecco che anche lì, sotto questi 2 aspetti, ce n'è poi tanti altri, anche la potenza di scarica, la potenza di carica, sono molto più efficienti. Un esempio velocissimo: quando preleviamo dal Sole 1 kW, nelle piombo entra il 50, 60, 65% perché c'è una reazione chimica. Nelle LiFePO4 entra il 99,5%, quasi il 100%. Quindi tutto ciò che produce il Sole entra nelle LiFePO4, ma nelle piombo entra solamente il 60%. Abbiamo una perdita di efficienza, ci obbliga ad avere più pannelli per produrre la stessa corrente. Invece con le LiFePO4 no. Quindi efficienza per quanto riguarda l'assimilazione di corrente, longevità enormemente, fortemente superiore. E un'altra cosa importante, può essere utilizzata al 100%, la batteria al piombo al 50%. Questi 3 elementi sono fortemente a vantaggio a livello economico delle LiFePO4. Dico questo senza entrare nelle tasche di nessuno perché non mi permetterei mai, ma la valutazione deve essere fatta così e avremo molta più longevità e molto più assorbimento di corrente da parte del Sole. Passiamo adesso a una cosa veramente importante. Come avete visto, stiamo discutendo su questo canale come salvare il regolatore di carica dal potersi bruciare nel caso che il BMS stacchi la batteria dall'inverter e dal regolatore di carica. Nel caso che involontariamente andiamo a staccare noi lo staccabatterie generale. Ebbene, abbiamo studiato il cosiddetto relè, che sia bobina o che sia l'SSR. Ora, in queste settimane ho fatto delle chiacchierate molto importanti, molto interessanti
con alcuni fornitori e ho capito dov'è il gap, dov'è il deficit, la mancanza. Ebbene, quando ho chiesto, e non faccio nomi, tanto oramai li sapete già tutti, quando ho chiesto a queste aziende multinazionali, a queste aziende grossissime, sia europee che cinesi che americane, ma io posso staccare la batteria senza che il regolatore di carica si bruci? Che sia un inverter ibrido o che sia un regolatore classico separato dall'inverter, come avete visto adesso l'impianto del bestione arancione con l'inverter, scusate, il regolatore di carica delle Pever. Ebbene, se sgancio il meno, se il BMS si sgancia, ma come faccio a salvarlo? Perché entra tanta corrente dai pannelli fotovoltaici che fa bruciare il regolatore di carica. Ora, da un'azienda leader mondiale, dopo 3 settimane e mezzo, forse 4, non ho ancora ricevuto risposta. Un'altra mi ha detto sarebbe meglio non staccare e un'altra mi ha risposto se si stacca involontariamente speriamo che non avvenga più di 2 o 3 volte. Cioè ragazzi, queste 3 risposte, cioè l'assenza e le 2 risposte parziali, mi identificano una cosa fondamentale, che i produttori non hanno studiato un sistema efficace che possa salvare il regolatore di carica a fronte di sgancio della batteria. Cioè, alla domanda se si sgancia la batteria, si brucia il regolatore di carica, le risposte che mi danno è meglio non farlo, non lo so, ti farò sapere quant'altro, significa si brucia. È da lì che è nato l'SSR. Però, cosa è successo? Dagli ultimi esperimenti fatti, anche poi collaborando con alcuni ragazzi del canale, ringrazio Daniele, simpaticissimo e molto preparato, cosa è successo? Che ho visto che il momento in cui si sgancia il negativo a fronte del BMS o involontariamente, cosa succede? Che l'SSR riceve un ritorno di corrente da una rotazione contraria delle batterie, una cosa un po' complessa. Però perché ve la dico questa? Perché nell'ultimo video avevo evidenziato la possibilità di alimentare l'SSR che si alimenta da 3 a 32 volt. Come facciamo a alimentarlo con la 48 volt? Allora ho preso 4 batterie per fare la 12 volt. Ebbene funzionava tutto, ma a fronte dello sgancio di corrente il ritorno era dalla quarta batteria al contrario, passando per l'inverter. Ecco perché i produttori non riescono a sganciare, perché ci sono dei ritorni anomali. Addirittura le Pever, se guardate i manuali, dicono di connettere le Pever in maniera fissa alle batterie, lasciando solo, perché questo è obbligatorio, un fusibile, senza neanche staccabatterie. Non vogliono che ci sia nulla di accidentale, perché si brucia, altrimenti si brucia. Ebbene, dall'ultimo video andrò a rettificare adesso l'ultimo video per quanto riguarda l'SSR, perché la soluzione definitiva è uscita finalmente e la vedrete nel prossimo video, perché questo non è il video successivo della serie 48 volt 6 kW, questo è un video dei 20.000 iscritti. Nel prossimo video, che ci saranno i settaggi dell'inverter e delle Pever, cioè inverter separato dal regolatore di carica, andrò proprio a descrivere qual è la giusta connessione di questo SSR. La soluzione è stata finalmente trovata. Quindi questo SSR finalmente lo attaccheremo in maniera definitiva sulla 12 volt se avete un impianto camper e quant'altro o casa parziale, sulle 4 celle definitive, e sulla 48 volt o la 24 sulle celle nella loro totalità. Quindi faremo passare la 48 volt, alimenteremo l'SSR riducendo la tensione nella sua totalità. In questo modo possiamo utilizzare l'SSR, non avremo un utilizzo parziale delle batterie che può dare dei ritorni e risolveremo in maniera definitiva quella che è la problematica dello sgancio di corrente dalla batteria al regolatore di carica. Tanti amici del canale stanno lavorando su Arduino e su altri prodotti per cercare di sostituire questo BMS. Questo è un problema oramai annoso, nel senso che non ci stiamo riuscendo, quindi consiglio sempre a tutti di mantenere il BMS finché non abbiamo una soluzione definitiva. Ora,
Il BMS ha tante funzioni, non può essere adesso sostituito perché ha una cosa fondamentale che è il controllo della cella singola. Quando una cella va in fuga, lui deve intervenire oppure si scarica totalmente, perché se questo non avviene, quella cella specifica si brucia. Ora, tanti amici del canale, vi ringrazio, stanno lavorando in tal senso per cercare di trovare una soluzione, ma ad oggi ancora non c'è. Allora, è uscito un prodotto che sempre l'amico Daniele sta usando oramai da un paio di mesi, che è un prodotto della GVL, che però può essere controllato in maniera superiore rispetto ai BMS della Daily o della JBD. Ma il punto è questo: perché noi vogliamo togliere il BMS? Fondamentalmente perché ha un alto costo. Perché se no, se costava come quello che avevo suggerito all'inizio solamente per controllare le celle 20 euro, compravamo quello. Quindi attaccando tutto direttamente alle batterie abbiamo molta più potenza, non dobbiamo comprare un BMS grosso, viene controllato da quello piccolo, però ci servono i relè di sgancio. Ebbene, questo in parte è stato risolto da questo dispositivo della GVL, ma qual è il problema? Che costa tanto, più di 120, 100, insomma, intorno ai 150 euro, e in più i relay che bisogna attaccare per non avere forti consumi in assorbimento sono dei relay costosi, perché sono i cosiddetti bistabili. Ora, attaccare un relay bistabile che stacca tutto e attaccare un relay bistabile che stacca i pannelli sono altri 100 e passa euro l'uno, quindi andiamo a spendere 300 e passa euro per questo impianto. E a questo punto capite che siamo ancora da capo. È vero che abbiamo risolto una problematica che era quella dello sgancio dei pannelli, ma alla fine rimaniamo sempre su quello che era il problema fondamentale, cioè la cifra. Non vogliamo utilizzare BMS perché vogliamo attaccare direttamente alla batteria, ma a un costo ridotto, come si faceva con le piombo. Quindi scegliete voi che prodotti comprare, ma io sono ancora in attesa per vedere se potremo arrivare a questa meta, che sarà veramente una meta del canale importante. Un altro aspetto importante, e come vedete li stiamo toccando tutti, mentre parliamo adesso in questi pochi minuti si sono iscritte altre persone, siamo a 20.247. Un'altra cosa importante che riguarda l'SSR è il fatto che per gli impianti che hanno tensioni alte, quindi 300, 400, 500 volt, che io sconsiglio sempre vivamente, questi relè che devono sganciare i pannelli, che siano bobina dove si allontanano di 2 mm o che siano SSR che non supportano quelle tensioni, a questo punto non è possibile. Ecco che allora dovranno essere connessi in maniera permanente. Perché? Perché la corrente continua, quando le tensioni si alzano, e soprattutto anche gli ampere, crea un arco voltaico che passa il relè. Figuriamoci se un relè a bobina che si sgancia di 1 millimetro o 2, o un SSR che non regge, possa fermare una corrente continua che può fare anche un arco di 2-3 centimetri. Allora a quel punto quella è una problematica, vedremo come risolverla nel tempo. Insomma ragazzi, quello che voglio dirvi, e l'avete capito perché l'ho detto in diversi video, questo è un canale test, non è un canale di vendita di prodotti finiti. Spesso quando vi rivolgete a un installatore vi dice sì ho questi prodotti e ve li installo, non esce da lì. Può avere una gamma più vasta, ma in questo canale noi stiamo toccando lo scibile della conoscenza sull'energia alternativa. Quindi voi insieme a me mi state seguendo in quelli che sono gli esperimenti, e ringrazio i tanti di voi che mi comunicano attraverso i messaggi anche le loro personali esperienze che realizzano sul campo, che poi vengono anche un po' sintetizzate come questo video di oggi all'interno di questi video. Allora, queste sono tutte le discrepanze, ci stiamo andando, ci stiamo arrivando, ovviamente vi chiedo pazienza perché qua si parla di sperimentazione, perché l'aiuto da parte dei produttori non c'è. Nessuno mi ha dato una soluzione, anzi invito i produttori, i rivenditori, chiunque sia in questo mondo del fotovoltaico, dell'eolico e quant'altro a comunicarmi se hanno una soluzione in tal senso, perché piacevolmente la divulgherò sul mio canale, ma come avete visto e l'ho già detto a molti, non c'è, non sta arrivando. Quindi l'idea comune è: attaccate il regolatore di carica in maniera permanente, non dovete mai staccare la batteria.
Bene, non è possibile, perché ci potrebbe essere un'anomalia nell'impianto per cui la batteria si stacca e noi buttiamo il regolatore di carica. Andiamo avanti con un po' di pazienza, ragazzi. Un invito che vi faccio, ragazzi: leggete sempre i manuali. Quando vi arriva un prodotto, leggete il manuale. Mi ha chiamato un amico del canale attraverso Messenger, che è il mio canale che uso, e mi ha detto: Gianni, ho attaccato i pannelli al regolatore PWM nel mio camper, però non si accende niente, non funziona niente. In diretta gli ho detto: stacca subito tutto, perché bisogna attaccare sempre prima la batteria. Hai rischiato di bruciare, prova se funziona ancora. Allora lui ha staccato tutto rapidamente, ha attaccato la batteria, ha attaccato i pannelli. Io dico, gli è andata bene. Leggete i manuali, perché sul manuale c'è scritto in neretto: connettere prima la batteria, non lasciare il regolatore di carica senza batteria, mai, è scritto. Mi raccomando, guardate il canale, capite, imparate, eccetera, ma leggete i manuali prima di installare qualcosa. Questo è una puntata, ovvero un video molto interessante, perché stiamo andando avanti in tutti quegli aspetti che sembrano piccoli, ma sono sicuro che li state assorbendo, perché sono fondamentali per andare avanti con un impianto importante, fatto bene, dove non roviniamo i prodotti e non ci facciamo male. Andiamo avanti. Passiamo adesso a un consiglio per gli acquisti. Quando dovete montare i pannelli avrete notato, e se non l'avete ancora fatto lo noterete, che ci sono i sostegni dei pannelli, che siano staffe con le barre di alluminio, poi ci sono anche tutti i vari sostegni che affrancano i pannelli, e questi hanno un costo intorno agli 80-100 euro per attaccare due pannelli. Quindi quando ne mettete 24, 12, 18, spendete una cifra, arrivate a 1000 euro. Cosa consiglio di fare io? Comprare le trafile di ferro zincato AC, dove poi affrancate questi che vengono comprati anche a parte. Sui vari siti internet non è un problema. Questo ad esempio, vedete, è fatto così perché tiene due pannelli, uno va qui e l'altro dall'altro lato. E questo invece è il terminale che chiude il primo pannello di sinistra e l'ultimo di destra. A questo punto, con questi prodotti comprati sfusi e le trafile di ferro zincato, nonché poi i perni o le staffe, spendereste molto meno che non comprare questi kit dove per due pannelli andate a spendere 80-100 euro, e quindi per 24 pannelli fate voi i calcoli. Questo è un consiglio che vi do per gli acquisti, ma non vi dico il fornitore, perché ve li cercate voi. Su internet ci sono tanti che vendono queste tipologie belle, tra l'altro con sotto il loro dado martello, che viene affrancato nella C, poi viene tirato, e questo tiene i due pannelli destra e sinistra. Questo invece tiene il terminale di qua o il terminale di là. Si spende meno. Questo è un impianto importante, fai da te, dove non abbiamo speso solo per i sostegni dei pannelli più di 1000 euro. Andiamo avanti. Trattiamo ora brevemente una cosa simpatica, però importante e utile, anche per rispetto agli elettricisti, agli installatori, a tutti coloro che sono sul territorio quotidianamente. Quando avete visto il video sul quadro elettrico, avete visto che io, e questo è il mio canale, e ognuno fa quello che vuole sul proprio impianto fotovoltaico, io amo montare i cavi del fotovoltaico da sotto, perché non mi piace forare nulla sopra, e quando passo da sotto poi entro direttamente nei fusibili. In realtà sto entrando al contrario, e poi da sotto vado sopra, e quindi rimane tutto molto più semplice, lineare e pulito. Ebbene, è buona norma invece che quando entriamo in un quadro fotovoltaico o elettrico entriamo sempre da sopra, no? Perché di solito si fa così. Quando mi è stato detto da un amico del canale: guarda che quando stacchi il fusibile, se metti da sotto rimane connesso. Questo non è vero, perché gli staccafusibili dei fotovoltaici, i cosiddetti 1038, quando andiamo a sganciarli, loro sganciano il sopra e anche il sotto, quindi c'è un allontanamento del fusibile da entrambe le connessioni. Quindi per quello che riguarda la sicurezza va bene, però ci tengo a citarlo perché coloro che sono gli addetti ai lavori possono notare anche queste cose. Quindi
io che espongo il prodotto all'acqua lo faccio così, tutto protetto sopra, cavi sotto e molto rapido nella connessione. Però sarebbe buona norma, se volete rispettarla, quella di entrare, andare sopra, scendere sotto e ritornare sopra e fare i vari passaggi così tra fusibili, magnetotermico e scaricatore di sovratensione. Questo è importante. Come vedete, questa è una chiacchierata dei 20.000 iscritti dove stiamo andando nella direzione giusta, ovvero parlare di tutte quelle che sono delle piccole cose che però sono importanti. Ad esempio nel canale per uso comune a volte dico questa batteria è 200 ampere, bisognerebbe dire ampere ora, vi chiedo pazienza. Quindi la potenza è espressa in watt. Questo impianto fotovoltaico è 3 kW. Questa batteria ha una capacità di 14 kWh. Questo inverter è 6 kW di potenza. Quindi questi sono i termini più usati. Nel fai da te è molto usato il legno, ci attacchiamo di tutto, ci montiamo di tutto. Alcuni amici del canale mi obiettano, ma attenzione perché lì se c'è un surriscaldamento può bruciare. Ebbene, io rispondo che nei quadri elettrici e tutte le connessioni che montiamo costantemente su plastica, se c'è lì un surriscaldamento di un cavo e una bruciatura è peggio che il legno, perché lì ci sarebbero veramente le colate di plastica col fuoco. Non so se avete mai provato, perché quelle plastiche, i contenitori o i sostegni dove affranchiamo tutto sono plastiche, non sono ignifughe, sono in ABS, sono prodotti molto semplici che se bruciano fanno fumo e fanno fiamma. Certo, il legno non è indicato deontologicamente, però sul fai da te ci sono molte più licenziosità e permessi che non su impianti invece che dobbiamo fare professionali. Ecco perché questo è un canale dove ognuno a casa sua fa quello che vuole e si assume le responsabilità. Neanche il tempo di andare a mangiare qualcosa di veloce e siamo già arrivati a 20.270. Grazie anche agli ultimi 30 iscritti di questa mezz'oretta. Andiamo avanti con quelli che sono tutti i dettagli di questa parte dedicata ai 20.000 iscritti. Una delle domande frequenti che mi viene posta attraverso i vostri messaggi è: in quanto ammortizza un impianto? Conviene installare un impianto? Ebbene, in passato c'era molta riflessione su questo aspetto. Oggi vi dico che si ammortizza molto più rapidamente. Con il rincaro dell'energia, oggi un impianto si ammortizza in metà tempo, ma non è solo questo il calcolo che va fatto. C'è anche la passione, c'è la voglia di fare le cose, c'è la voglia di non pagare più bollette, di essere autonomi. Allora, tutti questi aspetti e altri saranno trattati in un video specifico che avrà il titolo "Conviene installare un impianto fotovoltaico?". Vi faccio solo un esempio. Immaginate un blackout che dovesse durare un giorno, 2 o 3, voi col vostro impianto potreste andare avanti. Se abbinate l'impianto off-grid anche a un generatore, ne siete sicuri. Quindi oggi è diventato anche il desiderio di avere un'emergenza in caso di calamità, in caso di blackout. Quindi gli ammortamenti di queste cifre che possono sembrare alte, oggi sono molto ridotte nel tempo e danno dei vantaggi ulteriori. Però lo tratteremo bene in quello che sarà un video specifico. 2 note piccole sulla vostra pazienza. Come ho già detto a molti che fanno webinar, io non lavoro il martedì, il sabato e la domenica. Quindi se volete fare webinar, se volete mandarmi messaggi, fate pure, però vi chiedo pazienza perché le risposte purtroppo devo tener conto della mia vita, di quello che faccio, del tempo a disposizione, quindi non sempre riesco a rispondere celermente. Se avete domande urgenti, purtroppo rischiate di non avere una risposta istantanea. Fate domande, il momento in cui io riesco a concentrarmi e rispondo ogni giorno a circa 100-120 persone, risponderò anche a voi, quindi vi chiedo questa pazienza che è fondamentale. Ho ricevuto una decina di domande da parte di chi mi conosceva nel passato. Gianni, so che tu costruivi le batterie al piombo a livello artigianale, fondevi il piombo, riciclavi le batterie, usavi gli acidi, si può fare con il litio? La risposta ve la do sinteticissima: non si può, perché i macchinari che servono per la lavorazione di questi sali, di questi ossidi, di questi metalli e i film così sottili per la costruzione del litio sono talmente sofisticati che non è possibile farli a casa. Ai tempi facevamo le batterie planté, quindi piombo fuso negli stampi, poi facciamo la cosiddetta formazione
dove creavamo uno strato di ossido sul piombo puro, il 999, e a questo punto costruivamo delle batterie pesantissime, però avevano una capacità e duravano potenzialmente 50 anni. È stato piacevole, è stato un esperimento. Poi Fauré inventò, sempre un francese, inventò gli ossidi e quindi si andò avanti così fino ad arrivare oggi del litio, che non sono producibili artigianalmente. Quindi se qualcuno vi dà qualche ricetta o vedete qualche autocostruzione di litio, LiFePO4, Li-ion, non è possibile farle in casa, anche perché sono molto infiammabili, pericolose, detonanti, c'è tutto un meccanismo di sicurezza che non è possibile realizzare nel fai da te. Ragazzi, ci stiamo avvicinando alla fine del video, però ci tengo a dire una cosa fondamentale. Abbiamo parlato di energia, di elettricità autoprodotta, ma lo scopo di questo canale è molteplice, tra i quali c'è anche il rispetto della natura. Salviamo questo pianeta partendo dal nostro metro quadro. Ci tengo a dire queste due cose perché sono riflessive. A tal proposito, producendo la nostra energia con i mezzi che abbiamo totalmente naturali, gli unici totalmente naturali usabili, che sono il sole, il vento e l'acqua, riusciamo a fare qualcosa che ci appaga anche a livello personale. E a tal proposito voglio farvi vedere un piccolo video senza audio che vi fa riflettere. Bene, questo video lo dedico al canale, lo dedico a tutti voi, perché lo scopo nostro è produrre la nostra energia, non avere più le bollette, ma c'è anche dell'altro. Buona visione per questo piccolo video che fa da interruzione di questo monologo pesantissimo, e dopodiché torniamo per i saluti finali. Ragazzi, anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video e ai 10.000 iscritti. Vi avevo fatto vedere il bus bar d'argento bellissimo che avevo realizzato e che diventerà probabilmente un portachiavi. Non so se vi ho deluso, magari questa volta aspettavate qualcosa di più eclatante? Caro, scusa se ti interrompo, ma non è che hai visto per caso il mio anello d'oro che avevo messo sul comodino? Arrivo, magari prova ad andare a guardare in cucina. Arrivo. Iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video. Devo dirti una cosa.